Io non ancora ci posso credere. 100.000 iscritti. Grazie mille a tutti perché senza di voi questo non sarebbe mai potuto accadere. Grazie a tutte le persone che mi seguono dall'inizio, a tutte le persone che mi hanno seguito in questi 3 anni qui su YouTube. È davvero un grande piacere per me condividere con tutti voi la lingua e la cultura italiana. Quindi grazie mille a tutti per il supporto. E ora iniziamo con il video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri e oggi sono qui perché voglio festeggiare i 100.000 iscritti qui sul canale e per questo motivo ho deciso di rispondere ad alcune domande che mi avete fatto. Sono principalmente domande sulla cultura italiana o anche consigli per studiare l'italiano, quindi risponderò alle vostre domande. Iniziamo subito dalla prima domanda. Un consiglio per imparare l'italiano da sola. Questa in realtà è un'ottima domanda perché quando stiamo iniziando a studiare una lingua e dobbiamo studiare una lingua da soli, cioè non abbiamo un professore o un corso da seguire, possiamo sentirci un po' spaventati. Il mio consiglio è quello di esporti tantissimo alla lingua, con video, film e serie TV, podcast, poi chiaramente dipende anche dal tuo livello. In realtà io ti consiglio un video che ho fatto qui sul mio canale in cui ti do alcuni consigli su come usare i miei materiali su internet per studiare l'italiano da sola. Questo video ti aiuterà molto a capire da dove iniziare, diciamo così. Però anche se stiamo studiando da soli è sicuramente molto importante parlare. Per questo motivo io consiglio sempre la stessa cosa, cioè trovare un partner linguistico, quindi un'altra persona con cui possiamo parlare, trovare per esempio una comunità italiana nella tua città o comunque trovare delle persone con cui puoi esercitarti, mettere in pratica effettivamente quello che stai studiando, perché chiaramente se tu studi la grammatica e il vocabolario però poi non parli, sarà un po' più difficile iniziare davvero a parlare e anche sentirti più sicuro o sicura quando parli in italiano, che è una cosa molto importante. Quindi studia, ci sono tanti materiali da usare, però trova anche un modo per parlare, per usare quello che studi. Sul mio canale trovi anche un altro video chiamato Capisco ma non parlo, in cui ti do alcuni consigli pratici su come parlare, quindi sbloccare il parlato e sentirti più sicuro o sicura quando parli in italiano. Quindi ti consiglio di guardare anche quel video, ma lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Andiamo alla seconda domanda, una domanda di cultura che ci chiede: di solito gli italiani si sposano verso quale età? Oh, questa è una domanda fantastica e devo dire che noi italiani ci sposiamo abbastanza tardi. Infatti, in media gli uomini si sposano intorno ai 35 anni, invece le donne intorno ai 32. Questo perché? Beh, ci sono diverse cause. Potrebbe essere anche un discorso di che le persone hanno perso la voglia di sposarsi o comunque non credono più al matrimonio, però non è quella la vera motivazione. La motivazione principale per cui le persone si sposano così tardi in Italia è più che altro legata a una instabilità economica e anche un'instabilità lavorativa. Purtroppo l'Italia non è un paese che offre tante opportunità di lavoro e anche una volta che troviamo un lavoro questo non è sempre ben pagato. Per questo motivo le persone fanno molta fatica ad uscire di casa, comprare una casa e di conseguenza anche sposarsi. Infatti sono tantissimi giovani italiani che comprano la loro prima casa a 30, 31, 32 anni ed escono di casa più o meno alla stessa età, o meglio escono di casa per essere indipendenti a quell'età, perché ci sono tantissimi studenti che vanno all'università, che vanno via di casa, però comunque hanno il sostegno economico dei loro genitori. Quindi un ragazzo italiano per raggiungere la stabilità economica e lavorativa
Spesso si arriva anche oltre i 30 anni e di conseguenza questo ha un effetto sul matrimonio, ma anche sui figli. Infatti l'Italia sta diventando un paese sempre più vecchio perché le persone non fanno più figli e questo, soprattutto per il sistema pensionistico, è un grande problema. Vabbè, non voglio dilungarmi perché potrei parlare di questo argomento per ore, però se siete interessati a questo argomento magari posso fare un altro video oppure una puntata del podcast proprio su questo, quindi magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ora andiamo ad un'altra domanda che mi piace tantissimo: qual è la tua parola italiana preferita? Allora, è difficile perché ci sono tante parole che mi piacciono, però oggi ho pensato a due parole. La prima parola è cucciolo. Secondo me è una parola bellissima perché è super carina. Noi di solito usiamo questa parola, cucciolo, cuccioli, per gli animali. Per esempio i cuccioli di cane, cioè i puppies, no? I cani appena nati che sono super carini. E anche la parola cuccioli è proprio una parola che ha questo suono molto molto carino, molto piacevole. Possiamo usare anche le parole cucciolo e cucciola per chiamare in modo affettuoso il nostro partner. Un'altra parola che mi piace tantissimo è girovagare. Girovagare. Girovagare è un po' come passeggiare, però più che altro significa camminare senza meta, però più che altro con l'obiettivo dell'esplorazione. Quindi quando vogliamo esplorare un nuovo posto possiamo girovagare, cioè camminare per scoprire nuove cose, eccetera, però senza una meta precisa. Mi piace moltissimo questa parola, ma anche mi piace il concetto, l'idea dietro questa parola. Per esempio, quando vai in vacanza in una nuova città, puoi girovagare per la città, per esplorarla, per conoscerla, chiaro? Un'altra domanda che ho ricevuto è questa: com'è la situazione per le persone LGBTQ in Italia in generale? Si incontrano dei pregiudizi nella vita quotidiana? Questa sicuramente è una domanda un po' difficile perché devo dire dipende. Sicuramente dipende dal luogo in Italia in cui ci troviamo. Nonostante l'Italia stia diventando sempre più aperta negli ultimi anni, chiaramente nelle città più grandi essere delle persone appartenenti alla comunità LGBT è più facile. Questo perché le persone pensano di più a loro stesse, non si parla tanto, si è più individualisti e in generale si ha una mentalità più aperta nelle grandi città. Però comunque questo non vuol dire che nelle piccole città è una tragedia. Sicuramente i tempi sono cambiati rispetto al passato. Allo stesso tempo, però, rispetto ad altri paesi europei, come per esempio la Francia, la Germania, la Spagna, non abbiamo ancora il matrimonio egualitario in Italia. Quindi in realtà l'unione omosessuale è un'unione civile, non è un matrimonio come un matrimonio vero eterosessuale. Allo stesso tempo questo rende l'adozione difficilissima e sicuramente adesso, in questo periodo, avendo un governo di destra, non vedremo dei grandi miglioramenti in questo campo. Però se sei un turista LGBT e vuoi venire in Italia in vacanza, stai tranquillo o tranquilla perché ti divertirai un mondo. Diciamo che l'Italia non è proprio il paese migliore, però non è neanche così male. Però possiamo migliorare, come in ogni cosa. Anzi, dobbiamo migliorare. E poi, questa non è una domanda, ma niente domanda, sono fiera di te e te li meriti i 100.000. Grazie mille. E adesso vediamo una domanda che mi è arrivata, che mi ha fatto un po' arrabbiare. E questa domanda è: perché gli italiani mi rispondono in inglese? Allora, ho capito a cosa si riferisce questa persona. Purtroppo è molto molto comune che se tu sei un turista e hai un accento, magari vieni in Italia, tu parli l'italiano perfettamente, però non so, al bar, al ristorante, sentono che hai un accento e iniziano a risponderti in inglese. E probabilmente tu non sei neanche un madrelingua inglese, forse tu parli un'altra lingua. E questa è una cosa che mi fa arrabbiare tantissimo. Gli italiani hanno questo brutto vizio che appena capiscono che una persona non è italiana, iniziano a parlare in inglese. Ma io dico, ma perché? Magari quella persona si è impegnata tanto per studiare l'italiano, ha studiato tanto per comunicare
comunicare in italiano, poi arrivi in Italia e tu rispondi in inglese. Ma no! È molto comune questo nei bar, nei ristoranti, agli hotel. Io personalmente ti dico questo: se ti dovesse succedere una cosa del genere, semplicemente rispondi: no, non parlo inglese, parlo solo italiano o voglio parlare solo italiano e vediamo che cosa dice l'altra persona. Poi chiaramente in alcuni casi può essere comprensibile, magari al ristorante, al bar c'è tanta folla, ci sono tantissime persone, per fare più veloce vogliono parlare in inglese. Però se siamo in una situazione tranquilla, comunque una situazione calma, insomma, cerchiamo noi italiani di aiutare le persone che stanno studiando l'italiano. Quindi il mio consiglio è: sii educato e di la verità. No, non voglio parlare in inglese. Per favore, rispondimi in italiano. Anche la prossima domanda è super interessante. Ci sono delle espressioni comuni che utilizzano gli adolescenti, i giovani, abbreviazioni sulle chat? Allora, per quanto riguarda le abbreviazioni, queste erano molto comuni negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, principalmente per risparmiare caratteri, perché gli SMS che mandavamo avevano un limite di caratteri. Quindi, per esempio, non diventava NN perché diventava X, che sarebbe il simbolo della moltiplicazione, quindi per, che con la K, chi diventava KI, che KE, per in generale era semplicemente la X, ti voglio bene per dimostrare affetto in senso non romantico diventava TVB, però adesso non si usano più, ma semplicemente perché non abbiamo più un limite di caratteri ai messaggi, quindi non hanno più senso di esistere. Vengono usate ancora da una piccola parte della popolazione, però sono ritenute un po' strane, quindi non ti consiglio di usarle. Per quanto invece riguarda alcune espressioni che vengono usate dai giovani, sì, te ne posso insegnare alcune, però ti avverto, sono tutti degli inglesismi. Infatti noi giovani, io ho 25 anni, mi considero giovane, però parlo anche dei più giovani di me, usano molto spesso questi inglesismi, quindi parole prese dall'inglese e poi adattate. Quindi non scrivete nei commenti: ma perché sono parole inglesi? Queste rovinano la lingua italiana. Perché mi dispiace ragazzi, in Italia è così, io non posso farci niente, io sono un insegnante e il mio compito è quello di insegnarvi la realtà delle cose. Mi avete chiesto espressioni comuni che usano i giovani italiani e ve le sto dicendo. Non sto esprimendo un'opinione su queste. Non sto dicendo sono belle, sono brutte. Vi sto raccontando la realtà. Poi voi fate tutte le considerazioni che volete. La prima, che è la mia preferita e che io uso praticamente tutti i giorni, è top. Quando diciamo top, che qualcosa è top, intendiamo dire che qualcosa è fantastico, eccellente, super. Per esempio, abbiamo fatto un piano per una vacanza e posso dire che questo piano è top. Oppure posso dire che questo cibo, questo piatto è top perché è buonissimo. Quindi super, eccellente. Un'altra parola molto usata dai giovani italiani è cringe. Beh, dall'inglese cringe significa imbarazzante, qualcosa che quando la vedi, quando la senti fai ma che cringe. Quindi anche in italiano diciamo che qualcosa è cringe, no? Un po' strano, imbarazzante. Un'altra parola che io personalmente non uso mai, però sento persone più giovani di me usare, è snitch, essere uno snitch o snitchare, che significa fare la spia. Quindi per esempio tra fratelli, no? Tra fratelli e sorelle, un fratello va a dire ai genitori quello che ha fatto la sorella e la sorella dice: ma perché l'hai detto a mamma e papà? Sei uno snitch, cioè hai spifferato, hai fatto la spia. Poi abbiamo un'altra parola che è crush. Beh, crush come in inglese, to have a crush on someone, avere una cotta per qualcuno. Questa espressione in italiano diventa avere una cotta, però quando parliamo della persona, la persona per cui abbiamo una cotta, quella persona è la nostra crush. Quindi una persona che ci piace così tanto è la nostra crush in italiano, cioè la persona per cui abbiamo una cotta. Queste sono parole ed espressioni molto interessanti che probabilmente la popolazione più grande in Italia proprio non conosce. Sono delle parole usate esclusivamente dalle generazioni più giovani. Andiamo ad un'altra domanda e mi hanno chiesto: non si beve un cappuccino dopo pranzo? Davvero?
Ragazzi, generalmente no, non si fa. Noi beviamo il cappuccino a colazione, però dopo il pranzo, dopo la cena, generalmente no, prendiamo l'espresso, ma non il cappuccino. Per rimanere in tema cucina e abitudini alimentari, mi hanno chiesto perché la cucina italiana è molto conservativa? Hai provato l'ananas sulla pizza? Allora, una domanda alla volta. La cucina italiana è molto conservativa, ma perché? Beh, prima di tutto perché abbiamo una lunghissima storia, una lunghissima tradizione e tantissime tradizioni culturali in ogni regione italiana. Ma poi perché il cibo è una delle cose più importanti della cultura italiana. Noi viviamo per il cibo. Per noi il momento più importante della giornata è sederci al tavolo e mangiare. La domenica, quando facciamo il pranzo della famiglia, è il momento di aggregazione sociale. In Italia il cibo unisce le persone. È proprio la cosa più importante della cultura italiana. Quindi ecco perché siamo così conservativi. Nel senso che il cibo deve essere fatto nel modo giusto. E poi abbiamo dei prodotti di altissima qualità. Siamo il primo paese per biodiversità al mondo e la cucina italiana è una delle più famose in tutto il mondo, quindi ecco perché siamo conservativi, perché per noi è molto importante, ci teniamo molto. Poi ci piace anche l'innovazione. Se vai nei ristoranti italiani moderni troverai molta innovazione, però sempre con un occhio alla tradizione, un occhio al passato e soprattutto sempre mantenendo altissima la qualità del cibo. Questo è fondamentale. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, l'ananas sulla pizza, sì, l'ho provata negli Stati Uniti e non era male. Però non aveva niente a che vedere con la pizza italiana. Però non era male. Io sono uno che si accontenta, mangio tutto. E ora vediamo l'ultima domanda. Perché in tutte le città italiane c'è una piazza con un duomo, una chiesa? Questa è una domanda fantastica. Beh, questo ha a che fare con l'evoluzione delle città italiane. Infatti, a partire dal Medioevo, la maggior parte delle città italiane erano state chiuse da mura per proteggersi dagli attacchi esterni. Anche perché nel Medioevo l'Italia era frammentata in tanti piccoli stati. E sempre durante il Medioevo quello che è successo è che all'interno delle città si sono differenziate delle piazze. Quindi c'era la piazza istituzionale con il palazzo del podestà, cioè diciamo il sindaco della città, e quindi con il palazzo comunale. Poi c'erano le piazze del commercio, quindi dove c'erano i mercati, le botteghe artigianali, e per finire le piazze religiose, cioè le piazze dove c'era una chiesa e dove le persone potevano andare a pregare. E quindi a partire dal Medioevo e poi ovviamente anche durante il Rinascimento si è mantenuta un po' questa struttura e quindi ogni piazza aveva la sua funzione ed ecco perché ancora oggi in ogni città italiana c'è una piazza con una chiesa o anche più piazze. Benissimo, grazie mille a tutti per queste domande fantastiche, mi sono piaciute molto, sono state molto stimolanti e spero anche di avervi insegnato qualcosa. Noi abbiamo finito per il video di oggi, ma prima di salutarvi grazie mille ancora per i 100.000 qui sul canale. Però, 100.000 possiamo crescere ancora, no? Quindi, se stai guardando questo video e non sei iscritto al canale, non dimenticare di iscriverti e anche attivare la campanellina, così non perderai i video futuri. E se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta incredibilmente a far crescere il mio canale e arrivare a tante nuove persone. Insomma, dopo 100.000 facciamo, non lo so, 200.000? Speriamo presto, eh? Dai, allora ci vediamo nel prossimo video e come sempre un abbraccio dall'Italia. Ciao!